Si è fatta attendere ben 10 anni, stiamo parlando della nuova BMW F850 GS, la prima risale al 2007, siamo nel 2018, quindi sono passati quasi 11 anni, cari amici di Moto.it, ma siamo arrivati con la nuova versione. E nuova, questa volta il termine nuovo ci sta tutto, perché la moto è cambiata completamente. Lo vediamo nell'estetica, che ha un family feeling, perché adesso è bello chiamarlo così, che ricalca in tutto e per tutto quello della R1200 GS raffreddata a liquido col motore boxer, ma sotto è mantenuto il motore bicilindrico parallelo fronte marcia, ma i più attenti si saranno già accorti che è tutto nuovo perché anche il telaio è stato rivisto. Però adesso andiamo con ordine e partiamo dall'estetica della nuova 850 GS. La parte posteriore è molto più magra rispetto a prima, perché non c'è più il serbatoio sotto il codone, ma adesso il serbatoio è tornato davanti, quindi abbiamo una zona posteriore molto più magra, con gli attacchi per le borse ovviamente di serie su una BMW studiata anche per il turismo, con il maniglione del passeggero, sella in un pezzo unico perfetta anche per viaggiare. E poi vi dico già che la sella, pensate un po', è disponibile addirittura su 5 posizioni. Potete sceglierla da 815 su fino a 875 mm, quindi questa moto va bene per tutti, anche per le ragazze. Però proseguendo nella vista, codone rivisto, poi a livello meccanico è stata spostata la catena di trasmissione dal lato destro a quello sinistro, e così anche lo scarico ha cambiato posizione. Prima il tubo di scarico della BMW F800 GS era qui, adesso BMW l'ha spostato sul lato destro. E questo è anche molto utile in fuoristrada, perché quando si spinge la moto tante volte ce la si appoggia sulla gamba destra e si rischia di scottarsi, si rischiava di scottarsi. Adesso il silenziatore, lo vedete, molto grande perché la moto ovviamente Euro 4, è stato spostato su questo lato. Questo lato ci fa vedere anche il nuovissimo forcellone in alluminio con il braccio destro a banana, che permette di alloggiare qua sotto il catalizzatore. Proseguendo, lasciamo un attimo stare l'estetica per parlare del telaio, perché non c'è più il telaio a traliccio, ma arriva un nuovo telaio monoscocca in acciaio che utilizza il motore come parte stressante della moto. Lo vedete, quindi questa è la zona proprio del telaio che si ancora al motore, mentre la zona posteriore vede questo traliccio in acciaio. Il motore è sempre bicilindrico parallelo fronte marcia, ma la cilindrata passa da 798 cc a 853 cc. Cambia totalmente lo schema interno, perché non c'è più il terzo contralbero, ma ci sono due classici contralberi che servono a smorzare le vibrazioni. Inoltre la fasatura passa da 360 gradi a 90 gradi con scoppi a 270 e a 450 gradi. Questo permette di dare una sonorità al motore non più da boxer come era prima la F800 GS, ma quasi da V2. Infatti questo motore, lo vedremo poi su strada, è molto più pronto ai medi regimi. Il cambio è sempre a 6 marce, ma adesso è assistito da una frizione con il sistema anti-slittamento, e optional, lo vedete già qua, c'è anche il sistema elettronico che assiste la cambiata sia a scendere di marcia che a salire di marcia. La potenza è cresciuta parecchio rispetto all'800, perché adesso siamo a 95 cavalli a 8250 giri con una coppia massima di 92 Nm a 6000 giri, quindi c'è stato un salto molto importante a livello prestazionale. I consumi non sono aumentati perché BMW dichiara ancora consumi molto bassi, siamo nell'ordine dei 4 litri per 100 km, quindi vuol dire che questa moto su strada supera addirittura i 25 km con 1 litro. Prestazioni importanti, perché sempre nei dati dichiarati abbiamo oltre 200 orari come velocità massima e uno 0 a 100 in soltanto 3,8 secondi. La F850 GS ha fatto un salto epocale anche a livello di dotazione elettronica, lo vediamo dai blocchetti elettrici, perché troviamo innanzitutto la strumentazione TFT molto completa, purtroppo è optional, ma conviene prenderla con la moto perché ha tantissime informazioni aggiuntive che si comandano con il tasto menu. Vedete che possiamo passare nella navigazione, ma anche in tutte le voci che riguardano la moto, comprese il livello di pressione delle gomme, molto importante perché questa moto dispone adesso delle gomme sempre 21 pollici anteriore, 17 posteriore, ma non sono più con la camera d'aria, sono gomme tubeless, e le gomme tubeless permettono di utilizzare il sistema di controllo della pressione delle gomme che viene visualizzato qua. Vedete che c'è proprio l'indicazione dei bar delle gomme. Abbiamo poi optional le sospensioni Dynamic ESA e abbiamo una sospensione posteriore addirittura semiattiva, che in base a quanto è aperto il gas e in base anche alle condizioni di lavoro della sospensione vanno a modificare proprio il comportamento della sospensione posteriore, e lo vediamo, Lucas, vediamo qua proprio il sistema che governa il Dynamic ESA. Questo è il corpo che va a regolare in automatico in maniera proprio adattiva il comportamento dell'ammortizzatore, mentre la forcella Showa non è regolabile, però abbiamo visto su strada che va molto bene. Proseguendo abbiamo
Su questa moto i riding mode sono 2 riding mode di serie che diventano 5 sulla versione F850 GS con il pacchetto Dynamic. E poi, cosa unica tra le moto di questa categoria, c'è anche il tasto della chiamata di emergenza se abbiamo appunto una situazione di incidente o di guasto della moto. Sulla 850 GS debuttano anche le luci a LED con la luce diurna, la vedete adesso con questa bellissima parabola interna, optional. Poi molto importante anche parlare dei freni, perché vi ho anche detto che ci sono i nuovi cerchi a raggi tubeless, ma fondamentale, optional, fornito dalla Bosch, c'è anche il cornering ABS, perché sulla F850 GS è prevista anche la piattaforma inerziale. Frenata prevede 2 dischi da 305 mm anteriori, li vedete qui. Il sistema di controllo della trazione può essere regolato dal pilota oppure anche escluso nella guida, ad esempio sulla sabbia in fuoristrada. Ragazzi, eccoci in sella alla nuova BMW F850 GS del 2018. Alla guida ricorda subito il classico family feeling delle GS 800, ma anche un po' 1200, perché tra le gambe si sente adesso il serbatoio che è passato da dietro alla posizione classica anteriore, quindi c'è proprio l'impressione di stare in sella a una grossa 1200, anche perché il manubrio nelle dimensioni, nella larghezza e nella piega ricorda quello della Boxerona. Però la leggerezza è tutt'altra cosa, perché qua parliamo di una moto che pesa 229 kg con il pieno e tutti i liquidi. Il pieno vi ricordo che è di 15 litri, ma non pensate che sia poco, perché questa moto consuma pochissimo, ancora meno rispetto a prima. Adesso vedete subito il ponte di comando con la nuova strumentazione che è completissima. Guardate, se col menu entro poi nelle varie informazioni, nelle varie pagine che mi danno tutto: temperatura del liquido di raffreddamento, pressione delle gomme, c'è veramente di tutto e di più. Adesso però torniamo a parlarvi della guida. Sono in terza, però guardate come risponde, veramente sportiva, richiamo del gas. Il cambio è sempre a 6 marce, molto preciso, e in questo caso, come appunto vi ho accennato prima, ho una moto full optional, pensate un po', ho anche disponibile il quick shift che funziona sia a salire che a scendere. Adesso ve lo faccio sentire, sentite che cambiate rapide che ha questa 850, 95 cavalli a 8200 giri, quindi c'è una bella potenza, siamo ai vertici della categoria 800. 1000 se la gioca infatti come potenza allo stesso modo con la Triumph Tiger e con la Africa Twin, mentre la KTM 1090 ha una potenza nettamente superiore, siamo a 125 cavalli. Ma il bello di questo motore è che scende veramente giù di giri. Guardate, sono in terza, ma posso mettere addirittura la quarta, 2400 giri, e come prima riprende senza strappi. C'è da dire che come prima ha ancora qualche vibrazione al manubrio, superati i 6000 giri, quindi quando lo si scanna. Se andate via tranquilli, è un motore veramente docile e molto fluido. Guardate, tornante in discesa, 2000 giri, riapro e sale senza strappi. Il bello di questo motore è che non sentiamo uno strappo alla catena. La posizione in sella è molto comoda, il serbatoio è appena largo tra le gambe ma non dà assolutamente fastidio, e anche al passeggero, come in tutte le BMW, è riservata una posizione legale. Questa è una 850 che è cresciuta proprio anche nel dimensionamento e si rivela molto comoda, è veramente a livello di una 1200 come abitabilità. Quello che non è proprio da 1200 invece è il parabrezza. Vedete, il parabrezzino qui protegge davvero poco, a 130 all'ora l'area sul casco, se siete sopra il 1,80 m ve la prendete. Questa è l'850, quindi anteriore da 21, però vedete, anche se l'asfalto è un po' umido, vedete come entra facile in piega, perché è una guida molto rotonda e molto facile. Adesso dietro non ho nessuno, proviamo anche la frenata, dotata ovviamente di ABS disinseribile. La frenata è molto modulabile e anche potente. Quando si frena forte la forcella affonda parecchio, però nelle condizioni invece normali di utilizzo, guardate, anche prima della curva freno, c'è un ottimo controllo. E a proposito di guida, non si può non citare su strada il sistema ESA, la sospensione posteriore semiattiva
che cambia radicalmente il volto alla moto. Adesso sono su Dynamic, metto su Road e la moto diventa molto morbida, tra le curve anche troppo morbida, però si apprezza il funzionamento sullo sconnesso in città sul pavé, perché ammortizza e copia tutte le asperità in maniera precisa. La frizione è cambiata anche lei, è anti-slittamento ed è molto leggera nel comando. Rispetto a prima si nota anche uno stacco un po' più impreciso, ma questo è il funzionamento tipico delle frizioni anti-slittamento. Ma il comando è veramente leggero, è a cavo ma non richiede nessuno sforzo. Curva, vedete anche con l'asfalto bagnato, queste gomme Bridgestone A41 nuove hanno un'ottima tenuta. Adesso è entrato un attimo il controllo di trazione, anche perché questa moto di serie non ce l'ha, ma se prendete il pacchetto Dynamic dispone, oltre che dei 2 riding mode in più, anche la piattaforma inerziale IMU e, cosa fondamentale, il cornering ABS, quindi la moto anche impiega all'ABS che lavora al meglio e non porta a perdite di stabilità. Guardate adesso nel misto come l'asfalto comincia a asciugare, questa moto è veramente piacevole, poi è potente, 95 cavalli non sono pochi quando il peso a pieno carico è sotto i 230 kg. Ovviamente abbiamo le manopole riscaldate, strumentazione molto completa. Le uniche pecche che ho trovato su strada sono la protezione dall'aria, ma BMW furbetta ci mette ovviamente il cupolino maggiorato optional, qualche vibrazione al manubrio sopra i 6.000 giri e poi, ma proprio a cercare il pelo nell'uovo, il cambio quick shift giù di giri è un po' duretto in scalata, però considerate che il comando è molto morbido se usato in maniera classica con la frizione. Vedete, adesso ho scalato in modo normale con la mano sulla frizione. Questo asfalto, se ogni tanto vedete del bluastro, è perché ha delle chiazze d'olio, di gasolio, non ho ancora capito bene, proprio in mezzo alle traiettorie delle curve, forse perse da qualche camion. E quando vedete questi colori, adesso se ne becco uno ve lo dico, prestate molta attenzione nella guida su strada, perché se ci mettete le ruote sopra in piega volate via, quindi prudenza sempre anche sull'asfalto nuovo, perché il gasolio è una brutta bestia. Sentite il motore, è cambiato totalmente il rumore di scarico, prima aveva il manovellismo a 360 gradi che ricordava un po' la sonorità di un boxer, adesso invece abbiamo una fasatura dell'albero a 90 gradi e il comportamento è proprio di un B-Twin, ma senza gli strappi ai bassi. Hanno fatto un ottimo lavoro in BMW. Consumi sempre ottimi, perché parliamo di 20 km con un litro ad andare forte, ma se andate tranquilli nelle classiche gite fuori porta, magari con la moglie, col passeggero, i 25 km con un litro sono ancora alla portata del nuovo 850, nonostante la potenza cresciuta. Proseguiamo il nostro giro in Andalusia. Guardate che giornata che sta cambiando, volge al bel tempo, là in fondo un po' di nuvole, però questa regione è sempre bella in moto. Adesso sto guidando la mia 850 GS in modalità Dynamic, ho messo la mappa motore, quindi che mi dà una risposta più pronta all'acceleratore, mentre con le sospensioni adesso ho Road Dynamic e resto su Dynamic, quindi il comportamento più dinamico della moto. E qui il cambiamento rispetto a prima è bestiale, perché la potenza in più si avverte tutta, le sospensioni ESA danno un comportamento molto rigido senza diventare però scorbutico sullo sconnesso, e il motore ha tanta potenza perché è molto regolare, però guardate se metto in terza col cambio elettronico, quarta, ci mette veramente poco a salire di giri, è molto fluido e regolare fino ai 4000 giri, ma dopo i 5000 ha una bella botta di potenza che lo porta fino agli 8000. Mi viene già da fare un paragone a distanza con la Tiger 800 e con l'Africa Twin 2018 che ho appena provato. L'Africa è un po' più pronta, a più schiena sotto, diciamo intorno ai 3-4 mila giri. La Tiger si rifà dopo i 7000 giri, quando allunga
da 3 cilindri ovviamente, mentre questa GS 850 ha il meglio della sua erogazione dai 4 ai 7000 giri, quindi diciamo che la sua schiena migliore è una via, diciamo che dà il meglio rispetto alle altre due ai medi. Honda un po' più pronta sotto, Tiger allunga di più in alto, mentre questa GS ha proprio il pregio di dare il massimo nei regimi che poi su strada sono quelli che si usano di più. Vedete, 4000 giri, guardate la lancetta come sale in un attimo. A 4000 giri questa moto spinge tantissimo. Siamo in delle strade che BMW ha chiuso per poter effettuare le riprese video e fotografiche del lancio stampa di questa BMW. Quindi adesso guidiamo tranquilli, non abbiamo macchine che ci vengono dall'altra parte o incroci pericolosi. Adesso su questa strada però passo alle sospensioni ESA su road, perché vedete che è rovinata e voglio viaggiare più comodo. E anche la mappa motore, passo da Dynamic, vedete che in alto cambia enduro, rain e road. Il motore ha una risposta più dolce, i cavalli sono sempre quelli, quindi tanti, e sentite agli altri regimi come funziona bene anche il quick shift. La moto è molto maneggevole, ma ho verificato prima anche in autostrada, ho beccato delle sconnessioni a 130 km/h e la risposta è stata ottima. La moto è molto stabile anche perché qua davanti al blocchetto elettrico d'accensione, a proposito, c'è la chiave elettronica optional, però vi stavo dicendo un'altra cosa. Qui davanti, proprio tra la strumentazione e il blocchetto d'accensione, qua sotto abbiamo anche l'ammortizzatore di sterzo, quindi la moto è molto stabile anche quando si prendono delle sconnessioni ad alta velocità. Adesso siamo sullo sconnesso, qui la Forcella Showa lavora in maniera impeccabile perché è controllata in frenata quando si frena forte, ma poi non è rigida sullo sconnesso. Non è regolabile, ma ragazzi, anche se lo fosse non la toccherei di un click, perché va benissimo così. Eccoci alla seconda parte del test, ed essendo una F850 GS non potevamo che andare fuori strada. Allora partiamo subito con l'ergonomia. In piedi si guida alla perfezione, ho le gambe strette che tra un po' si toccano tra di loro nella zona della sella, manubrio molto largo e con un'angolazione perfetta, e qui brava GS che non mi perde un colpo, perché nel turismo con le Max Enduro, con questi SUV da viaggio che si prestano anche alle sbaccate fuori strada, ti sei sempre comportata bene, e lo fai anche con la nuova 850. Veramente ergonomia perfetta in piedi. Adesso ho il pacchetto Dynamic che prevede la modalità Enduro Pro. L'ho selezionato e questo mi consente di avere che cosa? L'ABS è inserito soltanto davanti, dietro invece posso bloccare la ruota, e questo è perfetto per svoltare, per bloccarsi e fermarsi sul ghiaietto. Davanti funziona. Poi posso scegliere se lasciare il traction control in modalità off-road oppure se disabilitarlo, e come capita in tutte le prove, se mi seguite ogni tanto su moto.it, io lo tolgo subito, perché in fuoristrada, nelle curve soprattutto strette, poter togliere il controllo di trazione e dare il colpetto di gas per chiudere le curve è molto utile. Ecco, discesa Forcella Showa senza regolazioni, funziona molto bene, non la sento picchiare nelle braccia. Adesso sto fuori dalla traccia apposta per stare nelle buche, ha un ottimo lavoro, stiamo andando molto piano, però è anche l'andatura turistica che si apprezza con queste moto. Non vi distraete con la guida che ha una coda bionda che esce dal casco, ragazzi, perché oggi si parla di moto, quindi restiamo sul pezzo. Avete visto, guida femminile. E per chi mi chiedeva della sella, della possibilità di essere guidata dalle ragazze, vi dico che è perfetta, lo dimostra Stephanie, la ragazza là in fondo, francese, sarà alta direi 1,65 m, quindi non è molto alta, e guardate, in piedi sulle pedane, bella tranquilla con la sua GS 850 dotata di sella standard, non ha bisogno neanche della sella ribassata, perché tutto poi sta nella tecnica corretta.
si guida in piedi e si va dappertutto, quindi ottima ergonomia, motore molto dolce. Adesso sono in seconda, 1500 giri, guardate, non c'è un sussulto, ma cambio elettronico, metto la terza, e lei va su benissimo. Rimetto la seconda e poi ovviamente c'è anche una risposta molto pronta se invece decido di dare un po' più di gas. Però queste moto, a parte le sparate che ogni tanto facciamo, si apprezzano moltissimo nella guida turistica, quindi in piedi sulle pedane e si gira. In questo caso BMW non ha previsto una prova estrema, però siamo appena all'inizio del test fuori strada, vediamo dopo se ci sarà qualcosa di più tecnico e difficile. Il Dynamic ESA funziona molto bene perché l'ammortizzatore dietro è semiattivo e sul fuoristrada, sulle buche, sui sassi assorbe molto bene i colpi, non sento assolutamente contraccolpi o perdite d'aderenza dovute a un malfunzionamento dell'ammortizzatore. Gomme, abbiamo le Metzeler Karoo 3 che si possono montare senza sovrapprezzo sulla F850 GS. Sono molto valide sull'asfalto asciutto, ovviamente richiedono un po' di attenzione su quello bagnato, in fuoristrada si comportano egregiamente. Adesso lasciamo un po' andare avanti i due soci e vediamo come va sul veloce. Ottimo controllo, motore molto pronto e con tanta trazione. Qua siamo in discesa e la moto è molto stabile, frenata ottima, l'ABS non è per nulla invasivo. Mi piace la forcella Showa perché di solito preferisco le unità regolabili, ma in questo caso il compromesso trovato da BMW è molto valido. Sentite il motore adesso in prima. Porco cane, mi è entrato forse il controllo di trazione, non lo so. Pensavo di averlo disinserito, invece ho avuto un taglio. Però vedete come la moto proprio mantiene fede al nome GS e anche aumentando un po' il ritmo. Però oltre al ritmo guardate che bella questa zona dell'Andalusia, questo sterrato è magnifico. E qui ricadiamo sempre nel solito discorso che le maxi enduro ti portano in posti fantastici e non per forza da soli, potete anche fare un viaggio col passeggero e bagagli, perché è vero ogni tanto ci facciamo cose estreme, ma il bello proprio di queste moto è viaggiare, viaggiare, viaggiare alla scoperta di posti nuovi. Ed ecco finalmente ragazzi un pezzo di fuoristrada un po' più convincente. Seguiamo da persone civili, quindi non faccio il selvaggio come di solito faccio con le maxi enduro. Niente di impossibile, per carità, non è certo hard enduro, però è già un bel percorsino da fare con moto di questo peso e cilindrata. Siamo pur sempre con una 850 da quasi 100 cavalli, però le sospensioni vanno molto bene, siamo su Enduro Pro sempre, quindi sospensioni più morbide che copiano perfettamente questi sassi. Guardate qua, ecco, questo è un percorso adesso più serio. Guardate questa ragazza guidando in piedi come viaggia tranquilla con la GS 850. Questo dimostra proprio quello che vi dico sempre, che la tecnica è tutto. Queste moto vi portano ovunque, basta usare un po' di mestiere, guidarle in maniera fluida se volete, o col gas a manetta se siete un po' dei selvaggi. Questo è un tratto di sassi appuntiti, qui potremmo andare anche molto più forte, però consiglio che vi do, soprattutto se usate la moto in viaggio, state all'occhio perché qui è proprio il terreno perfetto per ammaccare i cerchi di qualsiasi maxi enduro e far fuori le gomme tubeless. Far fuori intendo squarciarle proprie, quindi lì siete bloccati, dovete chiamare il carattrezzi. Mentre con la camera d'aria, che in tanti di voi odiano,
In questi casi a me è capitato di squarciare la gomma, camera d'aria nuova, un po' di fastidio, di sosta prolungata a cambiarla, ma si riparte sempre. Comunque la moto ha un'ottima capacità di assorbire, si guida molto bene e rispetto alle maxi da 160 cavalli e passa si avverte proprio il peso inferiore che aiuta tanto. Qui anche un tratto con un po' di ondulato che però ci fa vedere proprio come la moto lavora bene anche su queste sconnessioni. Ragazzi, la GS850 promossa anche nella guida in fuoristrada, ha fatto un bel salto in avanti rispetto alla F800 GS, più potenza, dotazione elettronica al top della categoria. Direi che hanno fatto un ottimo lavoro in BMW, la moto va molto bene. La BMW F850 GS costa 12.550 euro, se poi la volete in questa colorazione rally dovete spendere 270 euro in più. Però per quanto riguarda poi tutti i vari pacchetti che comprendono gli accessori come la luce diurna LED, il pacchetto Dynamic, il pacchetto Comfort, vi rimando al configuratore BMW perché la moto può essere equipaggiata fino a diventare una piccola R1200 GS e tanto per darvi un'idea questa costa 15.760 euro e ha su veramente tutto tranne le borse. Ragazzi, adesso la 850 GS l'avete vista andare su strada e in fuoristrada ed è tutta per voi nei commenti sul nostro canale YouTube e mi raccomando iscrivetevi alla pagina. Ciao a tutti!